Prescelto, hai mai sentito il peso della negatività e delle distrazioni che ti soffocano? C'è un segreto che pochi conoscono. La vera felicità non si trova nel raggiungere di più o nel cercare conferme esterne, ma nel liberare completamente la tua mente. Immagina di poter spegnere il rumore costante della mente e scoprire un livello di pace e chiarezza che va oltre ogni proiezione o illusione. Le esperienze passate e le influenze sociali hanno costruito un falso sé, l'ego, che ti imprigiona nel bisogno di approvazione e successo. Ma cosa succederebbe se ti dicessi che c'è un modo per liberarti e riscoprire chi sei veramente? Questa illusione dell'ego ci porta a perseguire obiettivi esterni come accumulare ricchezza, ottenere status o cercare costantemente riconoscimenti. Sebbene queste ricerche possano offrire una soddisfazione temporanea, spesso ci distraggono dal nostro vero scopo. Invece di trovare un appagamento genuino, restiamo intrappolati in un ciclo infinito di sforzi per ottenere di più, senza mai essere davvero contenti di ciò che abbiamo. La mente, attraverso le sue proiezioni, ci tiene bloccati in questo ciclo, sempre alla ricerca di qualcosa al di fuori di noi stessi per completarci. Più inseguiamo queste convalide esterne, più ci disconnettiamo dal nostro vero sé. Le proiezioni della mente creano una falsa narrazione, secondo cui dobbiamo costantemente ottenere e possedere per essere degni. Questa narrazione è un ostacolo significativo per comprendere la nostra essenza più profonda e vivere in armonia con il nostro vero scopo. Quando permettiamo all'ego di dominare i nostri pensieri e azioni, finiamo per riempirci di spazzatura, le distrazioni inutili e superficiali che ci impediscono di sperimentare la vera pace e appagamento. La resa è spesso fraintesa come una resa o una debolezza, ma in realtà è un potente atto di allinearci con il flusso naturale dell'universo. Quando Eckhart Tolle dice «La resa non è debolezza, c'è grande forza in essa, solo una persona arresa ha potere spirituale», si riferisce alla profonda forza che deriva dal lasciare andare il bisogno di controllare ogni aspetto della nostra vita. Arrendendoci, non stiamo rinunciando alla vita, ma piuttosto stiamo rilasciando il nostro attaccamento ai risultati e alla costante ricerca che spesso porta a stress e insoddisfazione. Quando ci arrendiamo, smettiamo di resistere a ciò che sta accadendo nel momento presente. Questo non significa smettere di agire o diventare passivi, ma accettare il presente così com'è, senza giudizio o frustrazione. Questa accettazione ci apre alla guida dell'universo, permettendoci di muoverci in armonia con il ritmo naturale della vita. Quando resistiamo, creiamo tensione e lotta, bloccando il flusso di energia e rimanendo intrappolati in schemi di negatività. Ma quando ci arrendiamo, rilasciamo questa tensione, creando spazio per nuove opportunità e intuizioni. Arrendersi ci permette di fidarci che c'è un'intelligenza superiore all'opera nell'universo, una che sa cosa è meglio per la nostra crescita ed evoluzione. Quando lasciamo andare il bisogno di controllare ogni risultato, permettiamo a questa intelligenza di guidarci verso il nostro vero scopo. Questo non significa che tutto andrà sempre come vogliamo, ma significa che saremo più in sintonia con il flusso naturale della vita, rendendo più facile affrontare le sfide e trovare pace nell'incertezza. Il vuoto, in un contesto spirituale, rappresenta lo spazio dentro di noi dove possiamo connetterci con il momento presente. Quando parliamo di vuoto, ci riferiamo all'assenza del costante chiacchiericcio della mente, al rilascio delle idee preconcette e a lasciare andare le aspettative sociali. Questo vuoto non riguarda l'essere privi di significato, ma piuttosto il liberarsi dal disordine di pensieri e credenze inutili, in modo da poter sperimentare la vita per come realmente è. Abbracciando il vuoto, ci liberiamo dalle limitazioni che la mente ci impone. La mente è sempre occupata a creare storie, giudizi e interpretazioni
che possono offuscare la nostra percezione della realtà. Queste attività mentali sono spesso radicate nel passato o nel futuro, impedendoci di sperimentare appieno il momento presente. Quando lasciamo andare queste proiezioni mentali, entriamo in uno stato di vera presenza, dove siamo pienamente consapevoli e connessi al qui e ora. Questo stato di vuoto ci permette di vedere oltre il livello superficiale delle cose, aprendo una consapevolezza più profonda che non è vincolata dalle percezioni limitate della mente. Quando non siamo più distratti dai pensieri e dalle pressioni sociali, diventiamo più sintonizzati con le energie sottili e le possibilità che esistono in ogni momento. Questa consapevolezza espansa è la chiave per sbloccare il nostro vero potenziale e vivere in armonia con il nostro scopo più elevato. Il vuoto offre anche un senso di libertà che è difficile da raggiungere quando siamo intrappolati nelle proiezioni della mente. In questo stato non siamo guidati da paure, desideri o dal bisogno di convalida, ma operiamo da un luogo di quiete interiore e chiarezza, dove le nostre azioni sono guidate dall'intuizione e da una profonda comprensione di ciò che è veramente importante. Questo ci permette di prendere decisioni in armonia con il nostro vero sé, piuttosto che essere influenzati da fattori esterni. Nel momento in cui ci avviciniamo all'idea di vuoto, l'ego inizia a resistere. L'ego, che prospera sul controllo, l'identità e l'attaccamento, percepisce il vuoto come una minaccia alla sua esistenza. Si aggrappa fortemente ai pensieri, ai ricordi e alle emozioni, cercando di mantenere un senso di sé che sia separato e distinto. Questa resistenza è una reazione naturale, poiché l'ego si basa sul trattenere cose, siano esse credenze, esperienze passate o aspettative future. Il vuoto, al contrario, ci chiede di rilasciare questi attaccamenti e questo può sembrare scomodo o persino spaventoso per l'ego. La resistenza dell'ego al vuoto è radicata nel suo desiderio di controllare i nostri pensieri e azioni. Cerca costantemente di creare e mantenere una narrazione su chi siamo, spesso basata su fattori esterni come successi, relazioni e status sociale. Quando iniziamo ad abbracciare il vuoto, mettiamo in discussione queste narrazioni, lasciando andare il bisogno di definirci attraverso di esse. L'ego vede questo come una perdita di identità, motivo per cui reagisce, cercando di riempire il vuoto con pensieri, distrazioni ed emozioni che rafforzano il suo controllo. Quando superiamo la presa dell'ego, entriamo in uno stato di resa. In questo stato non sentiamo più il bisogno di aggrapparci ai pensieri o di controllare ogni aspetto della nostra vita. Invece, permettiamo a una saggezza più profonda di guidarci, una saggezza che proviene dall'interno ed è allineata con il flusso dell'universo. Questa guida interiore non è guidata dai desideri o dalle paure dell'ego, ma da una chiara e intuitiva comprensione di ciò che è veramente necessario in ogni momento. La sfida sta nell'affrontare la resistenza dell'ego senza cedere ad essa. Più pratichiamo l'abbraccio del vuoto, più indeboliamo la presa dell'ego su di noi. Col tempo, iniziamo a vedere che il vuoto non è un vuoto da temere, ma uno spazio di infinito potenziale e chiarezza. È in questo spazio che possiamo veramente connetterci con il nostro sé interiore, liberi dalle distorsioni e limitazioni dell'ego. Comprendere la vera natura della mente è cruciale per risvegliarsi a un livello di coscienza più profondo. Alla sua radice, la mente è intrinsecamente vuota, eppure è anche autoesistente e fondamentalmente consapevole. Questo può sembrare paradossale all'inizio, ma è una verità essenziale che, una volta realizzata, può trasformare il modo in cui sperimentiamo la realtà. Il vuoto della mente non è una mancanza o un'assenza, ma piuttosto uno stato di puro potenziale, uno spazio in cui pensieri, emozioni e percezioni sorgono e si dissolvono.
Quando iniziamo a vedere la mente per ciò che è realmente, cominciamo a risvegliarci a una percezione più profonda della realtà. Questo risveglio non riguarda l'acquisizione di nuove conoscenze o l'aggiunta di strati di comprensione, ma lo spogliarsi delle illusioni e delle misconcezioni che la mente crea. La mente tende a riempire la sua natura vuota con flussi interminabili di pensieri e giudizi che plasmano il modo in cui percepiamo il mondo. Queste attività mentali possono offuscare la nostra consapevolezza, creando una visione distorta della realtà basata più su proiezioni che sulla verità. Risvegliarsi alla vera natura della mente implica riconoscere questo vuoto e comprendere che è la base di tutte le esperienze. Quando ci rendiamo conto che la mente non è la fonte della nostra identità, ma piuttosto uno strumento che può connetterci o distanziarci dalla realtà, cominciamo a sperimentare la vita in modo più autentico. Questa realizzazione dissolve i dubbi, poiché non ci aggrappiamo più ai pensieri e ai concetti che un tempo definivano il nostro senso di sé. Invece, iniziamo a operare da un luogo di chiarezza e di esperienza diretta, liberi dai limiti delle proiezioni della mente. Immagina una vita senza il rumore costante della mente, dove la semplicità diventa il principio guida. Il vuoto nella sua forma più pura ci offre questa semplicità, uno stato mentale in cui pace e ordine sorgono naturalmente. Nella nostra vita quotidiana siamo spesso sopraffatti dalle pressioni sociali, dalle aspettative e dalle esigenze della vita moderna. Queste influenze esterne creano un disordine mentale che ci distrae dalla pace che deriva dalla vera semplicità. Il vuoto ci invita a liberare questo disordine e a ritornare a uno stato di ordine naturale. Vivere con il vuoto non significa che la vita diventi noiosa o vuota nel senso negativo, ma significa che ci liberiamo dalle complessità inutili che spesso ci imponiamo. Queste complessità derivano solitamente dal tentativo di soddisfare gli standard sociali, adempiere a obblighi infiniti o inseguire obiettivi che non sono in sintonia con il nostro vero sé. Lasciando andare queste pressioni, creiamo spazio per ciò che conta davvero: pace, presenza e vita autentica. La semplicità del vuoto ci permette di sperimentare la vita in modo più diretto e non filtrato. Quando le nostre menti non sono ingombre di pensieri e preoccupazioni inutili, diventiamo più consapevoli del momento presente. Questa consapevolezza non riguarda il fare meno, ma essere più consapevoli di come ci impegniamo nella vita. Si tratta di concentrarsi su ciò che davvero merita la nostra attenzione e lasciare andare il resto. Questo cambiamento di prospettiva porta a una vita più armoniosa e bilanciata, dove le azioni sono guidate dalla chiarezza piuttosto che dalla confusione. Uno degli aspetti chiave dell'abbracciare il vuoto nella vita quotidiana è imparare a lasciare andare il costante bisogno di fare e raggiungere. La società spesso equilibra il fare con il successo, ma questa mentalità può portare a stress e burnout. Il vuoto ci insegna che va bene rallentare, fare una pausa e semplicemente essere. In questa quiete scopriamo che non dobbiamo riempire ogni momento di attività per sentirci realizzati. Invece, l'appagamento deriva dall'essere pienamente presenti in qualunque cosa stiamo facendo, non importa quanto semplice o banale possa sembrare. Considera la mente come uno specchio che riflette la realtà che sperimentiamo. Col tempo, questo specchio si offusca con strati di pensieri, credenze e condizionamenti sociali. Questi strati distorcono la nostra percezione, rendendo difficile vedere chiaramente il nostro vero sé. Per scoprire il nostro vero sé, dobbiamo prima purificare la mente rimuovendo questi strati. Questo processo di purificazione non riguarda l'aggiunta di qualcosa di nuovo alla mente, ma il lasciare andare i concetti mentali che offuscano la nostra chiarezza interiore. La mente spesso opera basandosi su concetti e giudizi che abbiamo accumulato nel corso della nostra vita. Questi concetti modellano il modo in cui vediamo noi stessi
e il mondo intorno a noi, creando spesso un senso di identità basato su fattori esterni. Tuttavia, questa identità non è il nostro vero sé, è una costruzione della mente formata dalle nostre esperienze, dalle aspettative sociali e dal desiderio di conformarci a determinati ruoli. Per scoprire il nostro vero sé, dobbiamo spogliarci di queste costruzioni mentali e tornare a uno stato di pura consapevolezza. Purificare la mente implica una pratica di quiete e osservazione rilassata. Nella quiete creiamo lo spazio per osservare i nostri pensieri senza lasciarci coinvolgere da essi. Questa osservazione ci permette di vedere che i pensieri sono solo eventi passeggeri nella mente, non riflessi di chi siamo veramente. Man mano che diventiamo più abili in questa pratica, iniziamo a identificarci meno con i nostri pensieri e più con la coscienza che li osserva. Questa coscienza è il nostro vero sé, immutabile, pacifico e sempre presente, indipendentemente dai pensieri che vanno e vengono. Un altro aspetto della purificazione è il lasciare andare l'attaccamento della mente alle idee di purezza e perfezione. La mente spesso cerca di definire ciò che è puro o buono in base alle norme sociali o alle credenze personali. Tuttavia, queste definizioni sono solo altri strati di concetti mentali che possono offuscare la nostra vera natura. La vera purezza deriva dal trascendere questi concetti e riconoscere che la nostra essenza va oltre le dualità di buono e cattivo, puro e impuro. È in questo stato di trascendenza che scopriamo un senso di sé più profondo, uno che non è limitato dai giudizi della mente. Man mano che purifichiamo la mente, iniziamo anche a dissolvere la presa dell'ego su di noi. L'ego prospera su questi strati di pensieri e credenze, usandoli per creare un falso senso di sé. Lasciando andare queste costruzioni mentali, indeboliamo l'influenza dell'ego e permettiamo al nostro vero sé di emergere. Questo vero sé non è definito da successi esterni o ruoli sociali, ma è radicato nella consapevolezza che è sempre presente dentro di noi. La vita spesso sembra un'impresa complessa e seria, ma comprenderla come un gioco della coscienza può cambiare la nostra prospettiva. Questa visione suggerisce che gran parte di ciò che sperimentiamo non è così solido o permanente come sembra. Invece, la vita può essere vista come un'interazione dinamica della coscienza, dove eventi ed esperienze sono manifestazioni di una consapevolezza più profonda. Quando consideriamo la vita come un gioco della coscienza, riconosciamo che tutto ciò che percepiamo, le nostre esperienze, emozioni e interazioni, fa parte di questo gioco più grande. Questi elementi non sono realtà fisse, ma espressioni della coscienza che li plasma e li anima. Questa prospettiva ci aiuta a capire che le nostre sfide quotidiane, i successi e le difficoltà non sono così centrali o permanenti come potrebbero apparire. Sono scene in un dramma più ampio di consapevolezza, dove l'essenza della vita è la coscienza sempre presente dietro a tutti i fenomeni. Questa visione può liberarci dalla presa delle nostre narrazioni personali e dallo stress ad esse associato. Quando vediamo la vita come un gioco, ci rendiamo conto che i nostri ruoli e le nostre esperienze sono temporanei e che non siamo vincolati ad essi. La natura temporanea dei nostri ruoli significa che possiamo affrontare la vita con un senso di distacco e libertà. Possiamo impegnarci nelle nostre esperienze senza essere sopraffatti da esse, sapendo che fanno parte di un gioco più grande e fluido della coscienza. Comprendere la vita come un gioco della coscienza cambia anche il modo in cui affrontiamo la crescita personale e la trasformazione. Invece di sforzarci di cambiare o di correggerci per adattarci a un certo ruolo o aspettativa, possiamo concentrarci sull'allineamento con la coscienza più profonda che è la fonte del nostro essere. La crescita personale diventa allora una questione di comprensione
e abbraccio di questa essenza più profonda, piuttosto che raggiungere obiettivi esterni o soddisfare standard sociali. Questo allineamento con la nostra vera natura porta a una trasformazione più genuina e duratura. La realizzazione che la vita è un gioco della coscienza ci incoraggia a vivere con un senso di gioco e apertura. Quando siamo meno attaccati ai risultati e più consapevoli della coscienza sottostante, possiamo affrontare la vita con curiosità e accettazione. Questa prospettiva ci permette di affrontare con maggiore facilità gli alti e bassi della vita, comprendendo che fanno parte di un gioco più grande e in costante cambiamento. Se sei arrivato fino a qui, ti ringrazio di cuore per il tempo e l'attenzione che hai dedicato. Se questo contenuto ha risuonato con te e vuoi scoprire di più su come vivere con maggiore consapevolezza e autenticità, ti invito a iscriverti. Ogni tuo gesto di supporto è profondamente apprezzato. Condividi i tuoi pensieri e le tue esperienze nei commenti. Sono curioso di leggere la tua opinione. Fino alla prossima volta, prenditi cura di te e preparati a esplorare nuove profondità interiori insieme.